Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Candetens RK Eurotherapici SPA. Ultimo aggiornamento, 24 novembre 2021. Cos'è Candetens? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Candetens durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Candetens? Candetens è un farmaco a base del principio attivo candesartacilexetilpioamlodipina, appartenente alla categoria degli antipertensivi e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina I, ARBS, e calcioantagonisti. È commercializzato in Italia dall'azienda RK Eurotherapici SPA. Candetens può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Candetens 16 mg/10 mg 28 capsule rigide, Candetens 16 mg/5 mg 28 capsule rigide, Candetens 8 mg/10 mg 28 capsule rigide, Candetens 8 mg/5 mg 28 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare: RK Eurotherapici SPA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo candesartacilexetilpioamlodipina. Gruppo terapeutico antipertensivi. Forma farmaceutica capsula. Indicazioni: Candetens è indicato come terapia di sostituzione per il trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti adulti la cui pressione arteriosa è già controllata adeguatamente con candesartan e amlodipina somministrati in concomitanza agli stessi livelli di dose. Posologia terapia di sostituzione negli adulti, 1 capsula al giorno. I pazienti devono assumere la dose corrispondente alla loro terapia precedente con candesartan e amlodipina somministrati come singoli componenti. Popolazioni speciali: pazienti anziani. Nessun aggiustamento iniziale della dose è necessario nei pazienti anziani. Prestare la massima cautela quando si aumenta la dose. Poche informazioni sono disponibili per i pazienti molto anziani. Pazienti con danno renale, vedere paragrafo 4. Nessun aggiustamento della dose è necessario nei pazienti con danno renale da lieve a moderato. È raccomandato il monitoraggio della creatinina e del potassio in caso di danno renale moderato. L'esperienza nei pazienti con insufficienza renale grave o allo stadio terminale, CLCR 15 ml/min, o in emodialisi è limitata, vedere paragrafo 4. Prestare la massima cautela. I cambiamenti nelle concentrazioni plasmatiche di amlodipina non sono correlate al grado di danno renale, pertanto è raccomandata la dose normale. Candesartacilexetilpioamlodipina non sono dializzabili. Pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafi 4 e 5. Nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata, Candetens deve essere somministrato con cautela. Non è stato stabilito un regime di dose per i pazienti con compromissione epatica. Pertanto, Candetens deve essere somministrato con cautela. È controindicato in pazienti con alterata funzionalità grave o colestasi, vedere paragrafi 4 e 5. Popolazione pediatrica. L'efficacia e la sicurezza di Candetens non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: uso orale. Candetens deve essere somministrato una volta al giorno indipendentemente dall'assunzione di cibo. Assumere Candetens con un liquido. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi, ai derivati della didropiridina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 6. Patologie ostruttive del tratto biliare e grave compromissione epatica. Shock, incluso shock cardiogenico grave, ipotensione, ostruzione del tratto di deflusso del ventricolo sinistro, ad esempio stenosi artica di grado elevato, insufficienza
cardiaca emodinamicamente instabile dopo infarto miocardico acuto. L'uso concomitante di Candetens con medicinali contenenti alischiren è controindicato nei pazienti con diabete mellito o compromissione renale. Velocità di filtrazione glomerulare GFR 60 ml/min/1,73 m2. Vedere paragrafi 4, 5 e 5. 1. Bambini e adolescenti al di sotto di 18 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tutte le avvertenze legate a ciascun componente singolo, come elencate sotto, devono applicarsi anche all'associazione fissa di Candetens. Avvertenze speciali. Gravidanza. La terapia con antagonisti del recettore dell'angiotensina I, AIRA, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state identificate interazioni farmacocinetiche tra i due componenti di questa associazione a dose fissa negli studi clinici. Interazioni comuni all'associazione. Non sono stati effettuati studi sull'interazione dei farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Candetens insieme ad altri farmaci come Rasilez HCT, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Candetens durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Candetens durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza legate al Candesartan. L'uso degli AIRA non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza. Vedere paragrafo 4. 4. L'uso degli AIRA è controindicato durante il secondo e terzo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Candetens sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Quando si guida o si usano macchinari, si deve tenere in considerazione la possibile occasionale insorgenza di capogiri o stanchezza. Amlodipina può alterare lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Se i pazienti che assumono amlodipina soffrono di capogiri, cefalea, affaticamento o nausea, la loro capacità di reazione può essere compromessa. Si raccomanda cautela soprattutto all'inizio del trattamento. Effetti indesiderati. Associazione a dose fissa. Non sono stati effettuati studi clinici. Gli effetti indesiderati osservati per i particolari principi attivi sono descritti di seguito. Le reazioni avverse riportate con un UDEI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'esperienza nei casi di sovradosaggio intenzionale nell'uomo è limitata. Sintomi legati a Candesartan. I dati disponibili suggeriscono che a seguito di sovradosaggio elevato si possono manifestare una forte vasodilatazione periferica e una possibile tachicardia riflessa. È stata riportata marcata e probabilmente prolungata ipotensione sistemica fino ad includere casi di shock ad esito finale. Legati ad amlodipina. Sulla base delle considerazioni farmacologiche, la manifestazione principale da sovradosaggio dovrebbe essere ipotensione sintomatica e capogiro. Nelle segnalazioni individuali di sovradosaggio, fino a 672 mg di Candesartan Cilexetil, la guarigione del paziente avviene senza conseguenze. Trattamento legato a Candesartan. Se dovesse insorgere ipotensione sintomatica, si deve istituire un trattamento sintomatico e monitorare le funzioni vitali. Il paziente deve essere posto in posizione supina con le gambe sollevate. Se questo non fosse sufficiente, il volume plasmatico deve essere incrementato tramite infusione, per esempio, di soluzione salina isotonica. Prodotti medicinali simpatico-mimetici possono essere somministrati nel caso in cui le misure summenzionate fossero insufficienti. Candesartan non viene rimosso tramite emodialisi. Legato ad amlodipina. Un'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio d'amlodipina richiede un attivo supporto cardiovascolare comprendente il monitoraggio frequente della funzione cardiaca e respiratoria, l'elevazione degli arti inferiori ed un'attenzione al volume dei fluidi circolanti e della diuresi. Per il ripristino del tono vascolare e della pressione arteriosa può essere di aiuto un vasocostrittore, qualora non vi siano controindicazioni per il suo impiego.
La somministrazione per via endovenosa di gluconato di calcio può rivelarsi utile nel neutralizzare gli effetti del blocco dei canali del calcio. La lavanda gastrica può essere utile in alcuni casi. È stato dimostrato che la somministrazione di carbone vegetale a volontari sani, immediatamente o entro 2 ore dall'assunzione di 10 mg di amlodipina, riduce in maniera significativa l'assorbimento di amlodipina. Dal momento che amlodipina è in gran parte legato alle proteine, è improbabile che la dialisi risulti utile. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti che agiscono sul sistema renina-angiotensina, antagonisti dell'angiotensina I e bloccanti del canale del calcio, codice ATC C09DB07. Candetens è l'associazione di due sostanze antipertensive con meccanismo complementare, proprietà farmacocinetiche. Candesartan cilexetil. Assorbimento e distribuzione a seguito di somministrazione orale. Candesartan cilexetil viene convertito nella sostanza attiva candesartan. La biodisponibilità assoluta di candesartan è approssimativamente del 40% dopo somministrazione di dati preclinici di sicurezza. Candesartan non è stata osservata alcuna tossicità sistemica anomala o a livello degli organi bersaglio a dosi clinicamente rilevanti. In studi preclinici di sicurezza candesartan ha avuto effetti sui reni. Elenco degli eccipienti contenuto capsula. Lattosio monoidrato amido di mais carmellosa calcica macrogol tipo 8000 idrossipropilcellulosa tipo EXF idrossipropilcellulosa barra tipo LF magnesio stearato capsula 8 mg più 5 mg 8 mg più farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Candetens a base di candesartan cilexetil più amlodipina sono Lodicand. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.